Nell'esplorazione di oggi visitiamo la pellicceria abbandonata più grande d'Italia. Al suo interno facciamo delle scoperte inquietanti. Troviamo centinaia di pellicce invendute e ormai ridotte a marciume. Cazzo, sono nuove. Sì, si sfaldano se le tocco, quindi lascio così. Non solo capi economici, ma anche pellicce di foca, coccodrillo e ghepardo. Cioè, tu pensa a ste volpi morte per che cosa? Non ho capito. E questo cos'è? Cincilla, quindi? Non lo so, forse quello potrebbe essere visone. Quello lì penso sia cincillà Quello invece. bianco. Sì. Ok. Quello sembra pelle di giaguaro, guarda. Appunto ti dico, secondo me c'era anche qualcosa che valeva molto di più. Questo è un castoro. Cosa? È foca questa. È una pelliccia di foca? Sì, Ma esistevano veramente? Approssimativamente il valore della merce lasciata qui si aggira intorno ai 500.000 euro, ma ormai non vale più nulla. Troviamo anche parti di animali ancora da lavorare e lasciate chiuse in dei sacchetti. Che schifo. Un pelliccio. Riusciamo a entrare anche nell'immenso showroom facendo altri ritrovamenti inquietanti. Ma ora vi lascio il video dell'esplorazione. Buona visione. Sì, è un po' inquietante. Poi perché ci ho appeso questo vestitino qua? Ciao ragazzi, nuova esplorazione inquietante. Siamo appena entrati in questa fabbrica che sembra essere una specie di negozio di moda e la stiamo esplorando, però abbiamo abbastanza paura perché siamo in mezzo alla città. Minchietta, è pieno di manichini. Mi sa che facevano vestiti qua dentro, sai? Wow, molto bello. Sai che pensavo peggio, visto da fuori? Aspetta, pelle di serpente. Che cazzo ci fa qua? Diciamo che oltre al fatto che è pieno di manichini, e già questo la rende abbastanza inquietante come posto, l'altro problema è che siamo in mezzo alla città ed essendo che è piovuto da poco, qua dentro continua a cadere acqua che fa dei rumori assurdi e sembra che c'è qualcuno. Spero che sia solamente una sensazione. Lo stanno buttando. Ah, è pelle. È pelle. Che Cioè, pelle? no, tessuto, scusa. Tessuti. Che pelle? Tessuto, no? Tessuto, tessuto. Tessuto. Madonna, questi manichini sono inquietanti, ragazzi. Ma questi rumori? Mi sa che sono le case vicine? Non lo so. Madonna, ma cosa è successo qua? È venuto giù tutto. Sto posto sta crollando. Sì, c'è qualcuno là, guarda. Io vedo il cappellino rosso. Lo vedi? Sta venendo fuori un'immondizia. Guarda. È ancora attaccato alla presa di alimentazione a 220 volt. Ormai era evidente che il posto era una gigantesca sanatoria, ma ancora non avevamo idea di che cosa realmente producevano qui. Stavamo però per trovare i primi indizi ed erano parecchio inquietanti.
che figata, erano i prodotti che facevano. Sì. Sì, sembrano pellicce effettivamente. Vedrai che sono pellicce. Pellicciotti. Pezzo di pelliccia? Sì, pellicce. Medio. Non so che tipo di animale è. Cincillà, credo questo. Non so. Poverino. Eh sì, si vede che ha ancora la forma dell'animale. Credo che trattassero solo pellicce. Quindi facevano pellicce qua Sì. dentro. Mamma mia, pure io adesso faccio pellicce del naso. Michetta, guarda quanti peli che mi sono rimasti addosso. Sembra da accarezzare il gatto. Sì, chissà di che animale era. Questo cos'è invece che fa schifo solo a vederlo? È pelliccia, non so di che animale. Beh, Quello che mi rimane. comunque è proprio... Bah, schifo. Sì, qual è l'altra pelle? Il lame vario, di vari colori. È secche, qua da tantissimo tempo. Oddio, cosa c'è dentro? Che schifo. Di pelliccia. Ma la pelliccia intera ancora. Può essere che sia ancora. Oh mio Dio. Sì, è andata a pezzi, ma una pelliccia intera. Ma sai, le pellicce per rimanere, come si deve, devono avere anche una temperatura adeguata, vanno messe nel frigo. Ma è andata a pezzi. Sì. Il pelo vero non si può conservare a caso, non siamo così. Infatti vedi come rimane. Andavano conservate. Ma le scoperte peggiori dovevano ancora arrivare, solo che non lo sapevamo. Come spesso accade nei posti abbandonati, e capita molto spesso questa cosa, anche qui hanno lasciato le piante a morire dopo l'abbandono. Non hanno neanche provato a metterle fuori. Sembra quella di gatto in realtà. Ma quello c'è l'osso? Tutti i guanti, scusa un attimo. È dura dentro. C'è ancora l'osso? C'è ancora la cantilagine, sì, la Madonna sento. santissima. Oddio, è pieno qua. Perché che schifo? Ma scusami, ma perché non le hanno settate prima? Ma è inquietantissimo. Sì, sì, ce l'ho solo dentro nelle cose. Ma che schifo, ma anche lì ce ne sono altre. Anche da dietro. Ma che animale era? A sinistra, guarda. Sì, sì, dentro c'è la coda, cioè dentro c'è la cantilagine in ogni coda. Madonna. Tutti con la coda dentro. L'ho stoccata. Tutti quanti. Ok ragazzi, dopodiché ditemi che dico troppo spesso che è inquietante. Penso Etta che è più inquietante di questo. Negli ultimi 5 anni non abbiamo visto niente. Quello pure toccato. Te l'aspettavi, Etta? Le cose di animale nella fabbrica di pellicce. Lo so che lo dico ogni volta, ma questo posto è veramente inquietante. Il problema è che ogni volta che lo dico visitiamo un altro posto che è ancora più inquietante di quello precedente. Che schifo. Guarda. Sono tutti pezzi di pelle. Altri pezzi di animale? Schifo. Aspetta, prova a prendere tu che hai guanti. Che schifo. Prova tu. Io non ho guanti. Mi sbrigano con i miei guanti. E sono altri pezzi di animale. Non so di quale pezzo della carcassa. Però sono tutti pezzi di animale. Beh. In fondo ci sono altri manichini. Il problema è che qua dobbiamo parlare a bassa voce perché quelli di fianco ci vivono e c'è gente che sta appuntando la pattumiera fuori casa, penso. Oddio. Un cassetto pieno di pelli di serpente. Anche questo direi che è abbastanza inquietante.
Oddio. Questa è pelle, non so di che tipo. Anche questo penso che sia... Anche questo penso che sia serpente, anche se non riesco a capire come mai è così grosso. Fibbie per cintura. Altre fibbie. C'è un po' di tutto qua dentro. Aspetta. Ma dietro a quell'armadio c'è un gigantesco crocifisso. Che nemmeno fossimo in chiesa. Dovevano essere molto credenti in questa fabbrica. Qua c'è un altro computer uguale a quello di prima, solo che non è cagato dai piccioni. Mamma, ma è vecchissimo. Questo è roba anni 80, 90 secondo me. Il posto è immenso, ci sono un sacco di cassetti da aprire ma non abbiamo tempo. Quindi continuiamo l'esplorazione. Hai già visto qualcosa, Etta? Ah, ma qua c'è un altro laboratorio. Porca miseria. Continuiamo l'esplorazione. Non lo sappiamo ancora, ma le scoperte peggiori le faremo al piano inferiore. Ora invece ci accingiamo a visitare un altro laboratorio. L'aria è malsana, ma entriamo lo stesso. Etta, sembra veramente uscito da un film degli orrori sto posto. Oppure un videogioco tipo Silent Hill. Chi è più vecchio, tipo la mia età, avete presente Silent Hill, il videogioco? Quando passavi nel mondo infernale, non so come chiamarlo, che tutte le strutture apparivano degradate e marce. Ecco, sembra di essere in quel gioco lì. Oh, ma che bello questo angolo anni 90. Etta mi ha fatto gentilmente notare questo angolo bellissimo dove c'è uno scotch di topolino e una tazza marcia piena di liquido marcio. Caffè. No, a cup of coffee. Non so cosa sia successo qua, ma dietro c'è un vetro rotto e quello è il nastro della polizia. Quindi penso che in passato sia successo qualcosa di mediamente grave qua dentro. C'è un nastro della polizia, sai? Sì. Chissà cosa è successo. Ho paura a capire cos'è sta roba, sai? Sembra qualcosa di vagamente organico. Lasciamolo qua. C'è un armadio pieno di sostanze da lavorazione, penso anche tossiche. Ed infiammabili. Bello. Sì, hai ragione, ci sono dei bozzetti qua dentro. Sono un po' marci. Tra l'altro, che bello, fatto a mano era. Sono bellissimi. Ovviamente due ma ci vuole. Che bello che era. Sono bellissimi questi disegni. Favoloso. Che schifo, pure il guanto sta nascendo solo a toccarli. Pieno. Sono tutte le materie che usavano. Sì, sono mance. Erano organiche. Sì. Sono tutte organiche sta roba, madonna. Non so neanche cosa sto respirando io. Aspetta, guarda, altri campioni marci. Questa sembra una gigantesca lavatrice. Sì, ma E forse lo era. Penso che queste pellicce dovevano anche lavarle ogni tanto.
Dici che erano asciugatrici queste qua? Può essere. Ciclo bottale. Freno marcia aspiratore. Questa doveva essere la sala lavaggio. Sì, lavaggio e asciugatura. Ma questo corridoio stretto è inquietante? Madonna, è inquietante sto corridoio. Ci mancava anche il manichino in bagno, sembra veramente di stare in un film degli orrori. Anche il bagno è inquietante in questo posto. Questo è quello degli uomini. Sai che mi sa che era la sala di videosorveglianza questa qua? Sì. Effettivamente ci sono molte telecamere in giro, non so se le hai viste, Sì, anche le ho vi- fuori, beh. è pieno. Beh, diciamo che c'erano pezzi molto costosi. Sempre bello l'elettronica anni 80, 90. Ma quanto erano grossi questi monitor e, Bello. e lo schermo piccolo? Aspetta, guarda, non ci credo. Una torcia di emergenza. Ah, l'ho vista prima per terra. La caricavi con la presa a 220, che era più grossa del mio zaino, ma avevi la luce portatile. Sì. Ma questa è anni 80, questa è veramente vecchia. Ultimo di qua mi sa, sai? Sì, anche io ho visto altre manichine nel fondo. Guarda, c'è anche un piano che scende, caspita. Ok ragazzi, stiamo scendendo il piano seminterrato, penso che abbiamo visitato quasi tutto il piano terra. È allargato? C'è tanta acqua? Questo è il manichino affogato. Non potevamo esplorare il piano seminterrato poiché è allagato. Decidiamo quindi di cercare negli uffici dei sacchetti da utilizzare come coppriscarpe. Anche questi uffici sono rimasti ai tempi degli anni 80, secondo me. C'è roba vecchissima, pieno di stampe, stampini, fogli, telefoni vecchissimi. 98. 98? A questo punto ci accorgiamo di un piccolo accesso di servizio che conduce allo showroom che pensavamo inaccessibile. Io pensavo fosse un armadio, figurati. Ma che cazzo? Aspetta, vieni qua. Pieno di manichini. Ragazzi, anche questi manichini direi che sono abbastanza inquietanti. Che cazzo? Beh, penso che l'ha messa qualcuno. Tu te lo spieghi sta cosa qua? Un colpo, ho girato certo l'angolo. Ho detto così. Che è questo? Anche un bel taglio. Sì, è stata anche zuccata. Che bella che è. Si sono impegnati per fare questo teatrino. Sicuramente l'ha messa qualcuno dopo l'abbandono, però anche questo è veramente inquietante. C'è una foto del posto come era quando era attivo. Aspetta, guarda le macchine quanto sono vecchie. Mamma mia, che figo. Questa è roba anni 80, Sì. Guarda le mani, Cioè, questa foto è vecchia, vecchia, vecchia. Mi sa che questo posto è abbandonato da un sacco di tempo.
126 anche c'è. Riconosco anche una Fiat Tipo che era la macchina che avevano i miei quando ero piccolo. Allora ragazzi, è allagato, quindi abbiamo recuperato dei sacchetti dal piano di sopra e adesso vediamo se riusciamo a passare. Dovete passate, vediamo se posso anch'io. Ma sembra funzionare, più o meno. Sì, magari poi sono bucati. Oh, che figata! Io non Avevamo visto bene allora. È pieno di pellicce qua sotto. Ce ne sono altre? Ci siamo ostinati a scendere qua perché abbiamo intravisto questi vestiti, ma adesso stiamo scoprendo che qua sotto c'è un magazzino pieno di pellicce. Sono pellicce nuove queste qua, mai usate? Cioè, ma valevano un sacco di soldi, eh? Adesso non più, ma una volta valevano. Cazzo, sono nuove. Sì, si sfaldano se le tocco, quindi lascio così. Che schifo. Madonna mia, la cosa più inquietante che abbiamo mai visto. Madonna, ma è pieno di roba là in fondo. sul canale deve essere qualcosa che tu fai già qua. Guarda, non mi grumo. Che qua, vedi, c'è questo. Queste sono tenute un po' meglio, mi sembra. Sì, vieni qua, tocca. Guarda, Bubu, c'è una collana qua, in mezzo all'acqua. Ok ragazzi, il procedere qua dentro sta iniziando a diventare difficoltoso perché l'acqua è sempre più alta e la nostra bella idea di mettere dei sacchetti non sta funzionando così bene come pensavo. Figa. Qui l'acqua è alta, saranno almeno 5-6 centimetri. Madonna, sono tantissime etta. Ma queste valevano un sacco di soldi, eh. Qui c'erano 1000 euro pelliccia, valevano. No, ascolta, il pubblico posso valere anche molto di più. Beh, facciamo una media, dai. Ma no, ad oggi Facciamo una media, ci sono 100.000 euro di merce qua sotto. Marcia. il temperature di fantasia. Sì, sì, è vero. Questo mi sa che era l'ingresso dell'azienda una volta. Forse le pellicce le hanno messe dopo l'abbandono. Magari volevano portarsele via, ma poi le hanno lasciate qua. Questo è volpe. Riesci a capire cos'è? Questo è volpe. Hai visto la scena? No. Ho toccato e mi è rimasto in mano. No, questa è volpe. Volpe. Madonna. Oddio. State confondendo, cazzo. Questa è volpe. Io la volpe. Come mangio? Cioè tu pensa a ste volpi morte per che cosa? Non ho capito. E questo cos'è? Cincilla, quindi? Non lo so, forse quello potrebbe essere visone. Quello lì penso sia cincilla Quello invece. bianco. Sì. Ok. Però non lo so con certezza, adesso va bene tutto. No, ti prego. Ma vaffanculo. Porco due. Quella è foca. Cosa? È foca questa. È una pelliccia di foca? Sì. Ma esistevano veramente? Scusami. Cazzo, sì. Secondo me è foca questa. Può essere. Foca rossa, è scritto lì. Però il tipo di pelo duro. Quindi 2005 dice però. Vabbè. Foca rossa. Sì, ma aspetta, lui è come il tipo di pelo. Però non so, secondo me è una foca davvero, perché è duro. Ma è scritto È lì, Bubu. antiacqua. È scritto lì. Dove? Lì, pelo foca rossa. Leggi? Com'è? È foca. Infatti è un pelo duro Taglia questo. 44-120. Questo forse è serpente?
Per me no, però non ti so dire. Madonna. Non penso sia serpente. Stiamo cercando di avvicinarci alle pellicce, ma il livello di marciume è molto alto. Che puro, qua c'è un... Sì, penso che è un cartellone una volta. Ah, c'è una zattera. Oddio, ma che roba che c'è lì? Questi sono tutti animali morti. Sì, quello sembra pellegrino guardo, guarda. Appunto ti dico, secondo me c'era anche qualcosa che valeva molto di più. Questo è un castoro. Quello sotto rosso cos'è invece? Un attimo. Castoro sempre. Sempre castoro? Sto rimanendo appiccicata. Questo è proprio macabro. Questo è castoro. Che colore è? Aspetta che lo giro. Forse non era così rossastra, forse era più marrone prima. Magari si è scolorita col Sì. tempo, con l'umidità, sì, può essere. Comunque questo è castoro. Questo è tessuto normale invece. Infatti si è conservato meglio. Questo qui sta diventando veramente difficoltoso perché l'acqua si sta alzando e sento che sta entrando. Però là in fondo abbiamo visto che ci sono altre pellicce appese, quindi stiamo cercando di andare a dare un'occhiata anche in quella stanza. Oddio, Etta, ce ne sono altre là in fondo. Magazzino materie prime. E lì forse non è allagato, forse. Sono tantissime. Queste sono fatte di pelle più che pellicce. Sì. Ragazzi, voi non potete capire, ma ci stiamo veramente bagnando tutti. Madonna, 3,90. Ok, ce l'abbiamo fatta. E qua siamo al sicuro. Al sicuro un padrone. Adesso posto. Questo abbiamo dello scamosciato e secondo me è montone. È un mix. Ma scusami, ma quello è il capo di una banca? Sì. È la cassaforte? È una cassaforte per le pellicce, probabilmente era anche refrigerato. Ma ci sono tutti i pacchetti. Quindi questi erano pronti per essere venduti? Sì. Ma chissà perché li hanno lasciati qua. Ragazzi, impressionante, altre pellicce con l'antitaccheggio e anche con le marche scritte dentro, quindi sicuramente erano prodotti finiti e penso che erano quasi giunti a destinazione, perché se hanno messo l'antitaccheggio vuol dire che dovevano essere spediti a breve. Ah, ma dici che la cassaforte per le pellicce? Sì, costano un po'. Sì, hai ragione, effettivamente. No, hai ragione, le mettevano dentro. Ci sono le telecamere dentro, no? No, non ci credo. Oh, ma è gigante. È gigante. C'è un altro stanzone. Merda. Eh sì, guarda le telecamere. Ma anche che fago potente che c'era sopra. Sì. E qua mi sa che ci tenevano per nessuno rubarlo. Illumina un po', non ce n'è più. No, sono solo Quindi un queste, po' mi le sa. hanno prese, le hanno portate via. Comunque è testa allagato qui, ancora peggio che di là, eh. No, non si può fare. Qua non si può passare. Non abbiamo l'attrezzatura. Guarda, non è rimasto niente di queste qua. Sai che forse potevano essere più costose queste, perché adesso sono qua dentro. Mia nonna ne aveva una simile, penso. Poi ce n'è una che sembra tipo Indiana Jones. Carina quella, con le gacce. Sì, ha molto stile Indiana Jones, non so come definirla. Anche negli armadietti, ragazzi, c'è roba marcia. Bleh. Cosa c'è? Altra roba marcia. Non penso che erano pellicce in questo caso. Ah no, sono i vestiti loro. Ragazzi, stiamo continuando l'esplorazione.
Il problema è che mi sto bagnando tutti i piedi. Sto cercando di raggiungere il magazzino prodotti finiti. Ma qua sono i vestiti dei chirichetti? No, sono le giacche, i tagli di giacche bianche. Le bianche, quelle su cui facevano la base. Ah, sì. Stiamo continuando l'esplorazione. Penso che siamo finiti sotto un altro palazzo e non più quello in cui eravamo prima. Ti garantisco che camminare qua in mezzo a questi vestiti è veramente inquietante. Ma dove cazzo stiamo finendo? Non lo so, poi sto andando dritto lì perché sono curiosa. Cioè qua siamo usciti bellamente dal palazzo di prima. Lo so, sono curiosa. Non so dove siamo, non so dove siamo. Ma che bella questa macchina. Mica sto manichino inquietante messo qua così. Va la mano, che sembra che fa tipo il gesto quello italiano, quando non capisci qualcosa. Non so, qua Cos'è? è strano, non so. Sembrano stampi. Devo stampo, Stampi di cappelli, è vero? vero? Sì. Ma dove sono le cose? Non lo so. Quelli facevano anche i capelli qua. Ovviamente immancabile. Un pezzo di pelle di coccodrillo. Guardate con che maestria cammina in mezzo all'acqua. Ti sei bagnato i piedi oppure no fino adesso? Zitto. Questo sacchetto fa schifo. Questo manichino semi-affogato è veramente inquietante. Bello. Ok, esplorazione penso conclusa. Io e te il manichino, ora ci dirigiamo verso la prossima esplorazione. Un attimo. Bello questo posto, Etta, comunque. Io proprio Sì. non me l'aspettavo. Sì, molto bello. Veramente Adesso bello. possiamo andare con il nostro nuovo amico con ruota. Con ruota, quindi il nuovo amico viene con noi e si va Esplorare. a esplorare, sì. Esplorare il pranzo. Ciao! Andiamo a mangiare, hai ragione. Lui vuole mangiare, lui prima No, io voglio mangiare, adesso mi hai ricordato tu fame. Mangiamo, nonna, dai, facciamo due paste. Dai, c'ho fame. Andiamo. Ciao!